Uno dei primissimi acquisti che andarono a segnare l'inizio del nostro 1998 fu il Sidewinder Force Feedback Wheel, storico volantino di Microsoft, il cui acquisto divenne quasi obbligatorio per tutti gli appassionati di giochi di guida, specialmente quelli più propensi all'aspetto simulativo del genere. Lo ricordo come un volante durissimo e molto tamarro, soprattutto per via del tasto Force che si illuminava di verde quando attivato. E nonostante anche il fedele giochi per il mio computer spingesse per F1 Racing Simulation di Ubisoft, mio padre non riusciva proprio a staccarsi da GP2, storico simulatore di Formula 1 di Microprose, firmato dal leggendario Geoff Crammond, nome che sono sicuro ricorderanno in tanti e che nella mia famiglia era venerato più o meno alla stregua di un padre pio. Da appassionato di Formula 1, mio padre amava studiarsi la telemetria, curando poi nel dettaglio i parametri dell'auto e cercando di migliorare i tempi sul giro con innumerevoli tentativi, rendendo questo l'odiato sottofondo di molti dei miei pomeriggi d'infanzia. Ma i giochi di corse a me non dispiacevano affatto, anzi mi appendevo volentieri al volante per giocare a Monster Truck Madness 2, molto più affine ai miei gusti di qualsiasi gioco di Formula 1, ma anche al popolarissimo Need for Speed 3 Hot Pursuit, il cui twist era la possibilità di guidare nel traffico, cosa che già di per sé trovavo esaltante, in serratissimi inseguimenti con o contro le auto della polizia. Avendo 8 anni, il mio gioco di corse preferito però credo fosse Ignition, un gioco di macchinine, di gare pazze in circuiti fuori di testa, tutti curve e strapiombi, dove tutte le auto a disposizione erano munite di un turbo a ricarica automatica. Ci giocavo tantissimo, ma uno dei giochi del 1998 che ricordo meglio fu Commandos, strategico storico in tempo reale, ambientato nella seconda guerra mondiale, in cui al comando di un piccolo gruppo di soldati specializzati bisognava fondamentalmente creare problemi ai tedeschi. Richiedeva un approccio stealth ed era parecchio difficile, ma io avevo i trucchi e quindi mi teletrasportavo di missione in missione alla ricerca degli scenari più affascinanti, inventandomi approcci non convenzionali che finivano sempre con la parte alta dello schermo, rappresentante la salute dei vari personaggi, ricoperta di teschi. La spia però mi sopravviveva sempre, perché poteva travestirsi da tedesco e quindi veniva lasciata in pace. E poi diceva: sempre a disposizione, signore, con questo accento francese orripilante che mi faceva tanto ridere. Quando mio nonno veniva a trovarci, mi piaceva accompagnarlo davanti allo schermo del computer e mostrargli i video di intermezzo, perché mi ricordavano certi documentari storici che era solito guardare nel suo tempo libero. In questo stesso giorno, le truppe inglesi e francesi iniziano la demolizione delle strutture portuali di Narvik. E c'era qualcosa che mi dava particolare soddisfazione nel fatto che a ogni click del mouse i vari personaggi rispondessero con una piccola frase, come fossero consapevoli del mio controllo. Sto arrivando. Arrivo. Nessun problema. Quindi nel giardino di casa di mia nonna a volte mi immedesimavo nei Commandos e stavo fermo per qualche manciata di secondi prima di dire ad alta voce la consideri cosa fatta e muovere i miei passi silenziosamente. Mi piaceva molto anche il cecchino, sì, perché era divertente sparare col fucile di precisione. Tutto qui, e mi piaceva sparare, e nei videogiochi sparare era una grande soddisfazione, già allora e prima di allora. Si sparava un sacco in Tomb Raider 2, col suo terrificante maggiordomo tintinnante che tutti abbiamo almeno una volta rinchiuso nella cella frigorifera della magione Croft, e coi livelli a Venezia, di cui l'Italia intera si riempì la bocca per anni, incredula d'essere stata inclusa e rappresentata in un fenomeno di tale importanza globale come le avventure di Lara Croft. Una mattina venne il parroco a benedire la casa e prima di tornarmene in camera mia io salutai e gli dissi: beh, io me ne torno a sparare a un po' di gente. No, ma il bambino intende col computer, sa, perché praticamente mio figlio ha un disturbo. E quindi mentre mia madre veniva cazziata dal parroco e mia nonna, io effettivamente ci tornai a sparare a un po' di gente. Ma questa gente erano gli Strogg, i terribili nemici metà organici, metà meccanici di Quake 2. Per qualche motivo oggi ci piace pensare che Quake 2 sia stato come un capitolo minore, meno riuscito, distante dall'eccellenza che aveva invece contraddistinto il suo predecessore. Ma io ricordo
almeno per quella che poteva essere la percezione che io e la mia famiglia avevamo ai tempi, che si trattò di un successo clamoroso. Giochi per il mio computer scrisse: Quake 2 è un gioco meraviglioso, una pietra miliare nella storia dei videogiochi, un esempio che gli altri sviluppatori cercheranno di seguire per i prossimi anni. In ogni secondo penseremo: Quake 2 è il miglior gioco del mondo, e avremo ragione. Era un gioco più cinematografico, con una narrativa più concreta rispetto ad altri titoli del genere, inserita nel contesto specifico dello scontro tra l'umanità e la minaccia aliena di turno. Semplice, certo, però ben definito, anche e soprattutto a livello di stile ed estetica generale. Sembra poco, ma già il fatto che il gioco si aprisse col video di una scialuppa di salvataggio schiantata sul minaccioso pianeta alieno e che questa stessa scialuppa sia poi effettivamente il punto d'inizio della nostra avventura, dava al gioco un certo slancio, un senso di continuità e ancoraggio narrativo che all'epoca non era ancora un elemento sempre scontato negli sparatutto, almeno non in quelli puri come Quake. E poi c'era l'aspetto tecnico. Con l'uscita di Quake 2 improvvisamente tutti volevano una scheda video basata su chip PowerVR o, meglio ancora, 3DFX, perché sto gioco era bello a vedersi, vantava, tra le altre cose, degli effetti di luce impressionanti. Ricordo che a me piacesse per esempio sparare nei corridoi, solo per vedere la luce del colpo proiettarsi lungo le pareti. I nemici, come l'ambientazione, avevano un sacco di carattere, sembravano veri, si muovevano in modi imprevedibili ma organizzati e avevano numerose e divertentissime animazioni di morte. E se li lasciavi morti troppo a lungo, arrivavano perfino le mosche a mangiarseli. Purtroppo la mia versione del gioco non aveva le musiche, ma questo paradossalmente rendeva gli ambienti più affascinanti e credo che questa mancanza mi abbia portato ad approcciare il gioco in modo più lento e strategico, aggiungendo una punta di horror in più all'esperienza. Ma perché non avevo le musiche? Perché probabilmente, come moltissimi altri giochi che mi capitava di avere su PC all'epoca, lo avevo pescato da una Twilight. Le Twilight furono, si dice, uno dei pezzi più importanti della storia della pirateria informatica degli anni 90 in Europa. Si trattava di una vera e propria raccolta di software che veniva craccato e ridistribuito illegalmente attraverso una collana di dischi prodotta dal 1996 ai primi anni 2000, di cui tutti finimmo per avere delle copie in casa. Una volta inserito il CD-ROM nel lettore del PC, si veniva accolti da un launcher sul quale era poi possibile scorrere una lista dei giochi disponibili su quel determinato numero. Bastava cliccare su Install per avviare il processo di installazione del gioco selezionato. Ed eccoci qua. Oltre ai giochi, in ogni disco erano presenti anche numerosi programmi e ovviamente era molto difficile incastrare tutta questa notevole mole di contenuto in un singolo CD-ROM. Quindi, spesso e volentieri, alcuni dei giochi più pesanti venivano rippati, privati di alcuni elementi non essenziali, così da ridurne le dimensioni. A volte se ne andavano le musiche, a volte i filmati di intermezzo, ma era comunque un buon compromesso per accedere a così tanti giochi senza spendere una lira, o quasi, a seconda di come avevi ottenuto il disco. E quindi ecco perché il mio Quake 2 non aveva le musiche. Tra i vari giochi che scoprii quell'anno grazie a Twilight, mi è rimasto particolarmente impresso Sanitarium, avventura grafica super inquietante che ci metteva nei panni di Max, un uomo affetto da amnesia, risvegliatosi in uno stranissimo istituto psichiatrico a seguito di un brutto incidente stradale. Per me, da bambino, Sanitarium era un vero incubo di gioco, reso purtroppo inaccessibile dalla barriera linguistica, ma come tanti giochi che mi facevano paura, mi attraeva tantissimo. E ci tornavo sempre. Ricordo in particolare l'omino che si sbatteva la faccia al muro e quello che, dopo essersi calato le braghe, si buttava nel vuoto. Scene che mi terrorizzavano, ma che ho poi imparato ad apprezzare, riscoprendo e completando Sanitarium in età adulta. Col senno di poi, meno male che da piccolo mi bloccai. Il vero punto di svolta però arrivò nell'estate del 1998 con l'uscita di un gioco di cui vado subito a leggere quanto scritto sul retro della sua scatola, così vediamo se lo indovini. Hai fatto un atterraggio d'emergenza su un pianeta sconosciuto. Dai un'occhiata in giro. L'acqua limpida tremola. Ci sono delle strane ombre. Vedi gli edifici alieni in lontananza. Scende la notte. I sentieri brillano. I templi ti invocano. Hai paura. Sei nel mondo reale, ma c'è qualcosa di sinistro. Sei un ospite indesiderato nel mondo 3D più veloce, più affascinante e realistico mai creato. Vivilo. Esploralo. Sopravvivi.
Unreal cambia la realtà. Per sempre. Ed effettivamente le cose andarono proprio così, perché chiunque all'epoca sia passato da questa schermata con l'inquadratura volante del castello, col fuoco verde sul logo e i pavimenti a specchio, difficilmente potrà mai dimenticarlo. Unreal si apriva così e, riprendendo quanto visto su Quake 2, cercava già dai primi istanti di gioco di catturare l'attenzione offrendo una cornice narrativa ben definita attraverso una sequenza di gameplay che per me rimane indelebile. Il protagonista, prigioniero in rotta verso il satellite prigione dove sconterà la propria pena, si risveglia a bordo di un'astronave che si è appena fermata su un pianeta sconosciuto. I 12 HP a disposizione parlano chiaro, l'atterraggio deve essere stato parecchio brusco. Un piccolo traduttore portatile raccoglie via via le testimonianze di alcuni tra gli altri prigionieri, nessuno dei quali sembra essere sopravvissuto. Ed eccoci, ad arrampicarci tra i condotti da reazione, circondati da urla e strani macchinari apparentemente inutilizzabili, tra giochi di luce impressionanti e pavimenti riflettenti, mentre la nave collassa sotto il suo stesso peso. E così, ad aprire questo sparatutto c'è proprio questa lunga sequenza narrativa di una potenza incredibile in cui, volendo, non si spara neanche un colpo. Questa atmosfera tesa, un po' Alien, un po' Stargate, unita agli effetti grafici straordinari, ci lasciò tutti a bocca aperta. E fummo poi doppiamente sorpresi quando finalmente riuscimmo ad emergere all'aperto, ritrovandoci dispersi nel panorama naturale del pianeta Napali. Ricordo in particolare che mio padre volle rimanere a osservare il cielo per interi minuti, sconvolto com'era dalla resa grafica del sole e delle nuvole in movimento. È inutile, ci fu un prima e un dopo Unreal. E giocandoci la sensazione era che ci sarebbero voluti anni prima di vedere spuntare un gioco che avrebbe potuto emozionarci, coinvolgerci e sorprenderci a tal punto. Non potevamo sapere che soltanto pochi mesi più tardi saremmo stati investiti da quella bomba atomica che fu Half-Life.